quanto visto a Roma ha un che di tragicomico. Sì, perché da un lato, da un lato la scena ti fa anche ridere, dici com'è possibile, ma questi davvero fanno tre rigori calciati con i piedi, sì, ma senza testa anche. Devo dire che è brutto, no? Andare un po' a di no, ma quello calciato ancora però i due di Dobbik sono proprio ignobili per la timidezza con cui è andato, no? In maniera impacciata. Se non te la senti, non l'andare a tirare. Già il primo, no? Se non te la... non andarlo a calciare. E soprattutto una volta che batti un rigore del genere, lo calci così male, ribadisco, per timidezza, proprio per timidezza. Il secondo non ti devi presentare, non te lo deve venire a dire neanche nessuno. Ci dovrebbe essere qualcuno che ti dice no, lascia stare, ma già di per sé dovresti capirlo. Niente, secondo ancora peggio, e poi va su lei che non tira un rigore ottimale, però tira un rigore che ci può stare, no? Lì la parata l'ha dovuta fare il portiere sul terzo, ecco, è sbagliato anche quello perché magari no, che ne so, il rigore solitamente se te lo parano è perché non l'hai calciato in maniera perfetta, però è un rigore che quello di Sule tutto sommato, no, ha un perché. Ma ribadisco, nella totalità tre rigori cestinati in questa maniera fanno male, sicuramente fanno male, ma è una Roma che ancora bisogna dirlo. Io so tre gare che ripeto la stessa cosa. Io ancora non la vedo la Roma di Gasperini. In tanti no, si affannano, discutono, ma ancora siamo totalmente distanti. E credo, e ribadisco, e poi vado nella seconda parte a parlare anche di Bologna-Friburgo. Secondo me, o perché siamo condizionati inconsciamente, e magari parlo per me, ma io vedo che rispetto alle avversarie si va lenti, si va lenti. L'Atalanta di Gasp perde le partite, ma crea 10-15 palle gol. Perde le partite, ma quantomeno ha un'intensità sempre superiore o quasi all'avversario. Io invece la Roma ancora la vedo proprio in affanno, sarà anche per la struttura dei giocatori, se penso agli attaccanti. Abbiamo parlato di Dobbik, ma la partita di Ferguson, mamma mia, è qualcosa che mi fa rabbrividire, perché io il primo a dire sto ragazzo secondo me farà buone cose, mi piace, gli ho visto fare cose interessanti, tant'è che appena arrivato, no, subito pronti via, niente male, però adesso fa fatica. Poi bisogna dire, non è neanche aiutato, è sempre lì, solo lì davanti. Però che fatica, ragazzi miei, che difficoltà. Oggi arriva una sconfitta che tu dici, no, ma sai, si poteva. Sì, magari sì, la tripla, quadrupla occasione nel primo tempo, se ci pensi, che forse è l'unica vera azione gasperiniana con l'esterno, come si chiama, l'esterno destro, mi dimentico pure il nome, manneggia il brasiliano, che la mette in mezzo per Tsimikas, quindi da esterno a esterno, poi la prende Sule, poi Lenawi, c'è stato tripla, quadrupla occasione con l'area occupata da tanti uomini e arrivi. Però per il resto, ribadisco, anche nel secondo tempo, appena sono entrato in campo, io aspettavo una reazione importante, invece è Lille che più volte ha avuto l'occasione per chiuderla la gara. E poi, perché no, nel finale un po', no, qualche tentativo, l'ingresso di Koné. Lo stesso Dobbik paradossalmente ha fatto meglio secondo me di Ferguson, qualche pallone lavorato. Ma se dal dischetto fai una roba del genere, poi ribadisco, oggi segnando, tra virgolette, si sarebbe ripreso tutto, mi verrebbe quasi da dire, perché a un certo punto lo consideravamo proprio fuori, di certo l'ultima scelta è molto dietro a Ferguson, oggi se segni ti metti di nuovo assolutamente in vetrina in maniera magistrale, anche perché poi l'anno scorso li ha sempre fatti comunque se vogliamo dopo che gol. Però oggi una battuta d'arresto importante in casa, almeno un pari, magari strappalo, sarebbe stato importante. Però è una di quelle partite, una delle tante dove la Roma deve fare esperienza, perché poi sono convinto che col tempo arriverà
questa squadra arriverà, salirà di condizione, perché per me è una questione di condizione. Per me, io vedo una squadra cioè, levato qualche giocatore, gli altri un po' in affanno, vedi gli avversari partire vanno veloci, vanno veloci. Io questa cosa non me la riesco a spiegare, non lo so francamente. Boh. E, va bene, ripeto, la Roma con qualche palla inattiva, qualche situazione, ma io mi aspetto una squadra che può fare meglio, che può fare meglio, e lo dico da un po' di partite a questa parte, deve crescere la Roma di Gasperini, senza ombra di dubbio. Il gol preso, il primo, il gol preso pure è evitabilissimo, è brutto, molto brutto. È la seconda volta che col Tore oggi mi sembra vai sotto e poi finisce un po' la partita e non va bene. E il gol preso è bruttissimo perché ci sono due errori evitabili nella stessa azione. Il primo di Tsimikas senza ombra di dubbio, ma non soltanto, e la Navoi fa un'altra roba molto brutta, perché lì gliela proprio addomestica la palla al giocatore e ti dice vai, no? Gliela proprio, no? Ferma in qualche modo, e un paio di situazioni che poi le paghi, vai a rincorrere la partita, ribadisco, fai ancora più fatica perché poi gli avversari chiudono gli spazi. E, una Roma in scia alle ultime partite, e se giochi sempre così non le vinci, ecco, perché l'abbiamo detto in precedenza col Verona, se le giochi sempre così poi non le puoi vincere le partite. Vediamo più avanti, ribadisco, mi aspetto una squadra che deve crescere. Ecco, Pellegrini, per esempio, secondo me uno di quei tre rigori uno l'avrebbe segnato. Mi sento di dire questo. Va bene, andiamo nella seconda parte. Prima, come al solito, vi invito anche, non l'ho detto all'inizio, vi invito a lasciare un like per l'algoritmo, se non l'avete fatto, perché no, saziamolo pure. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio sempre per il vostro supporto, che davvero non manca, bisogna dirlo, e io non smetterò mai di ringraziarvi. E trovate anche i vari profili social in descrizione, vi ringrazio ancora una volta. Bologna, cioè è un discorso che io sono partito con la Roma, ma che allego a tutte le squadre italiane. Cioè io vedo una scarsa condizione. Nel secondo inizio ripresa, un primo tempo anche buono, no? Dove Bologna ha subito quel calcio d'angolo, c'è stato quello, però in completo controllo della gara, anzi ha sfruttato anche l'occasione creata con Cambiare, tira, il portiere doveva fare meglio. Morsolini si trova al punto giusto e fa male. Ottima partita, quindi si mette anche bene, senza ombra di dubbio. E tu dici, mo la gestisce, vediamo un po' come l'approccio. Secondo tempo mi venivano i brividi con i giocatori tedeschi che andavano a mille. Cioè, anche qui il discorso è molto simile, perché anche la squadra di Italiano, se voi andate a vedere, no, statistiche, PPDA, no, il fatto che recupera subito la palla all'avversario, e in questo Gasperini, Italiano, sono dei maestri, ma vedo delle squadre, ripeto, per me è una questione anche di preparazione fisica, non lo so perché non riesco a spiegarmi, poi magari so io che sto esagerando, che sto eccedendo, fatemi sapere voi, sono sempre aperto al confronto e mi piace sentire il parere generale, ma io vedo proprio una differenza di condizioni. Friburgo arava il campo a un certo punto, con i difensori, Lukovic, scivolate, chiusure, Skorupski, portiere sottovalutatissimo, lasciatemelo dire, perché questo qua fa delle parate, poi gli hanno dato il rigore per la situazione legata a Castro, e l'abbiamo visto sia a Roma sia qua, te la prendi con le mani in un modo, se è leggermente scomposto è finita, ti danno rigore, ma prima di arrivare là Skorupski fa un miracolo clamoroso e durante la partita ne ha fatti altri, è affidabilissimo veramente, e poi anche un pararigore, oggi no, ma di qualche rigore l'ha parato, e come, quindi il portiere secondo me meriterebbe qualche credito in più all'occhio, no, di chi commenta. Però ribadisco, non mi sento di dire, mi sento di dire quasi che questo pari va bene, cioè per come è arrivato, per le difficoltà viste nel secondo tempo e tutto il resto, dico va anche bene, però
io dal lavoro di italiano, l'abbiamo detto prima e lo ribadisco, gente come Gasperini, io da queste gente qua poi mi aspetto che facciano fare il salto di qualità alle proprie squadre, come è successo l'anno scorso, e quindi mi aspetto un Bologna che magari con l'andare avanti della stagione appunto migliorerà, proprio perché io questi limiti non li vedo neanche soprattutto dal punto di vista tecnico, ma li vedo, forse so io, ma li vedo oggi più per una questione di condizioni. Non posso pensare che il Friburgo abbia questi giocatori superiori, così superiori al Bologna per qualità. O potrà anche essere, non lo so, perché Adamo, da come si chiama, poi no, mi faccio una fatica. Vedo fa delle robe incredibili, però vedo proprio anche una differenza di passo e quella secondo me oggi, ribadisco, è legata a altre situazioni legate alla condizione. Però vediamo, poi bisogna dire nel finale, visto qualche tiro di Odegaard che ci ha anche provato in qualche modo un po' rassicurante, però vedi dall'Inga, adesso che forse questo è il terzo anno, dopo così tanto tempo, se con l'italiano non sei sbocciato vuol dire che difficilmente lo farai. Vediamo un po', però io vedo troppa fatica, ecco, sto vedendo un po' troppa fatica di queste italiane, soprattutto di queste nostre squadre in Europa League, anche se poi la prima col Nizza la Roma ha vinta, il Bologna con l'Aston Villa un po' maluccio. Vediamo un pochettino, ma aspettavo ad oggi meno gap, ecco, questo sì, ma ribadisco, io sono convinto che oggi è più dettato dal fattore condizioni. Però spero di non sbagliarmi, ecco, spero di non sbagliarmi, perché sennò significherebbe altro e sarebbe peggio per quanto mi riguarda. Fatemi sapere a questo punto la vostra divisione, il vostro di pensiero, io vi abbraccio e vi aspetto alla prossima. Un grande abbraccio, Daneschi.